Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, oppure per i più esperti anche Luna e Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2025, ma soprattutto in prima linea andiamo a vedere quali sono gli obiettivi dell'anima e come perseguirli in questo mese affinché tu possa generare prosperità e abbondanza in tutti i settori e gli ambiti della tua vita. Per fare questo partiamo innanzitutto dai primi oracoli, questo, quest'altro, e poi dalle potenti carte del drago immaginale di Selene, che ci daranno il rituale della buona riuscita alla fine del nostro viaggio insieme, dopo aver analizzato anche l'amore. Quindi in prima battuta ti leggerò la prima parte della carta e poi analizzeremo con i tarocchi per arrivare poi all'amore e poi il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Vergine, marzo 2025, poi questo, ok, e l'ultima, le carte del drago immaginale. Vergine, marzo 2025. Ok, allora, facciamo un bel respiro profondo che parte dalla bocca, così incameriamo più aria possibile. Quando inaliamo la realtà scompare, quando esaliamo la realtà appare, si manifesta, si concretizza e ca magia. Marzo 2025, Vergine. A dire il vero, qua io vedo che escono fuori tante belle verità in questo mese. Qua vediamo ogni maschera che cade giù, le maschere sono l'io, i costrutti mentali, le sovrapposizioni delle credenze limitanti che ci ostacolano, che ci limitano, e qua si apre il cuore. C'è una verità che viene confessata, una verità aperta. Cos'è la verità? La verità è la non dualità. Mi viene in mente questo paragone per te in questo mese. Per la mente ordinaria e razionale, laddove noi approcciamo con la mente analitica e razionale, che è la mente separativa e dualistica discriminante, laddove è vero A, non può essere anche vero B. Invece, nello stato della non dualità, nello stato perfetto del divino e quindi la verità, è che laddove è vero A, è vero anche B. E quindi quando noi vediamo delle contraddizioni, esistono soltanto nella mappa mentale, ed è quello che stiamo trascendendo nella nostra scuola, nella nostra vita. Trascendere la dualità, trascendere la mente meccanicistica, analitica, che divide e separa la dualità, e quindi vedere la perfezione in tutto ciò che esiste, e trascendere anche le categorie di bene e male, giusto o sbagliato, meglio o peggio, pio e empio, giusto o sbagliato, andare al di là della mente ordinaria. E quindi è un po' questo il tuo paradigma in questo mese. Amare le tue stesse contraddizioni perché sono soltanto nella tua mappa mentale, e quindi vedere anche negli eventi la perfezione che accade. Non giudicare gli eventi, né male né bene, perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, comprensivi delle persone che portano in essere quegli eventi, li mettono in scena. Vediamo da quale carta è accompagnata. Beauty, bellezza, wow, è bellissima questa carta con l'unicorno.
Vedo molta bellezza in te. Io credo che sia l'inizio della tua nuova primavera, perché stiamo per entrare in primavera nel mese di marzo, però a livello animico è come se tu ti togliessi ogni maschera, cioè ogni costrutto rispetto a quello che ti ho detto poc'anzi. E quindi c'è una fuoriuscita di questa bellezza. Cos'è la bellezza? La bellezza è la forma attraverso cui il sacro, che è l'amore, si manifesta nella natura. Tu sei natura. La bellezza è il sacro, il sacrum facere, e la bellezza è amore. La bellezza ha a che fare con la verità di cui ti ho parlato prima, la non dualità. E un fiore vero, una rosa vera, è bella perché si dà il sacrum facere, perché è evanescente. Un fiore di plastica non è bello perché non si dà, non è evanescente. Quindi dandoti alla tua natura, alla tua vera natura, senza maschere, senza costrutti, tu esprimerai bellezza pura, generando amore intorno a te, perché ami chi sei. Ok? La tua natura selvaggia è l'anima, no? L'anima non ha bisogno non vuole compromessi, non vuole maschere, l'anima è selvaggia, l'anima è primitiva. Primitiva non intesa come arretrata, primitiva intesa come più vicina al paradiso delle origini, ok? Vediamo da quale carta del drago immaginale è accompagnata. È il sogno, il sogno, il sogno, è tutto un sogno. Farai dei sogni rivelatori, sia che tu li ricordi o no in questo mese, che ti porteranno il sentiero della non dualità, ti porteranno a essere la tua vera natura, a manifestare la tua bellezza e soprattutto perché lo stato di sogno è uno stato totale. Che cosa vuol dire questa cosa? Tu anche in questo momento che mi stai guardando stai sognando. È tutto sogno, è tutto immaginazione. L'anima crea sognando, immaginando. Tu sei il sognatore del tuo sogno, il protagonista del sogno, i personaggi del tuo sogno. Quindi comprendere lo stato di sogno significa vedere ogni cosa che ti accade come un'apparizione. Tutto è fatto della stessa sostanza dei sogni. È tutta un'immaginazione dell'anima, appare e scompare, appare e scompare. La realtà vera, sostanziale, non esiste, perché è fatto tutto della stessa sostanza dei sogni. E la mente, che siccome ha paura dell'immensità, cerca di dirti questa cosa, questa carta è reale, è sostanza, questa carta è reale proprio perché vuole esercitare un controllo su ciò che vede, su ciò che percepisce, perché ha paura l'ego, la mente, di morire. Quando tu ti allei all'invisibile, l'ego muore, sparisce. E l'ego ha paura di morire. Quando tu ti allei all'anima, al divino, l'ego sparisce. E l'ego ha paura di morire, ha paura dell'anima. Ecco, questa diatriba anima-ego, anima-mente è tutto il gioco dell'incarnazione da miliardi di anni a questa parte. Capire che per te in questo mese è tutto un sogno, gli eventi che ti sono successi negativi è tutto un sogno, appaiono e scompaiono, appaiono e scompaiono. Tutti gli eventi che accadono sono sogni, appaiono e scompaiono, appaiono e scompaiono. Come dice la dottrina buddista, tutto è Maya, citta Maya, inganno della coscienza. È quello stesso inganno che noi dobbiamo superare quotidianamente. E in questo mese per te come si supera l'inganno della realtà sostanziale oggettiva? Cioè come inizi a sentire che tutto ciò che ti accade è un sogno e non è reale? Comprendendo lo stato della non dualità. Qua c'è una pratica potente, io ve la dico sempre, vi dico di dire tutti i giorni sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, qualsiasi cosa accade, qualsiasi cosa vedete, sto sognando, sto sognando, sto sognando. Questa pratica a un certo punto fa svegliare il sognatore del sogno. E perché hai bisogno di svegliarti? Perché se tu capisci che tutta la realtà è un sogno, cioè fatta della stessa sostanza dei sogni, tu capisci che puoi modellare la realtà. Non c'è niente di scritto sulla pietra, tu puoi modellare la realtà a patto che capisci che è tutto un sogno.
Ok, ti leggo questa carta bellissima, numero 8. Ti leggo solo la prima parte, poi alla fine ti dirò il rituale della buona riuscita. Allora, la cosiddetta realtà ha la stessa natura dei sogni, è pura apparizione. La materia è pura possibilità. Non esiste una realtà sostanziale oggettiva, essa è illusione, o come dicono i buddisti, citta maya, inganno della coscienza. Tutto è come se fosse vero, ma non è vero, è immagine, proiezione. Se osserviamo le grandi tradizioni spirituali dei popoli, ci accorgiamo che esse sono concordi nell'affermare che la materia, intesa come realtà sostanziale e oggettiva, è un fenomeno illusorio. Quindi ce lo dicono sin dalla notte dei tempi. Stai attenta, attento, che è tutto un sogno. Non ti fare schiacciare dall'idea che ha la mente razionale, che ha l'ardire di voler esercitare un controllo sulle immagini e quello che ti accade, che è vero quello che succede. Secondo la filosofia buddista, il divenire è ciclico ed è illusorio. La ruota del divenire, definita samsara, è un immenso sogno, un miraggio, un'impressione. Il samsara comporta la sensazione ingannevole di nascere e morire molteplici volte in diverse forme. Anche il fatto che tu nasci e muori è un sogno, non è reale. Perché nelle religioni animiste, le tradizioni dei popoli ci insegnano che tutto è ciclico. Non esiste un inizio e una fine. Tu non puoi dire dove inizia e finisce una quercia. Se tu vedi una ghianda, nella ghianda è già contenuta la quercia. Non puoi dire dove inizia e dove finisce la quercia. Ma tutte le vite e tutte le morti sono in verità parti di un'unica grande immagine complessa, che è appunto immagine, cioè immaginazione. Non ha nulla di sostanziale né di oggettivo. Anche secondo la cosmologia indù, l'universo non ha sostanza. La materia, la vita, il pensiero non sono che relazioni energetiche, ritmo, movimento e attrazione reciproca. In quanto principio creatore, Shiva non proferisce il mondo, lo danza. E anche la fisica quantistica ci suggerisce un modello di materia in cui le componenti sono il vuoto e l'energia pulsante che lo attraversa. Cioè anche quando la fisica quantistica oggi ci spiega che la realtà è vuota, che questa carta non è reale, non è sostanziale, questo è vuoto insieme a dei lampi di luce che creano questa carta. Per la mente razionale non è comprensibile perché non può afferrare il concetto. Ecco perché vi dico sempre che la vera conoscenza è la conoscenza che fai con il cuore, la conoscenza dell'attimo presente. La natura è impermanente, è bellezza, è amore, bellezza che ti uscite. L'impermanenza è la caratteristica fondamentale dell'esistenza, è tutto impermanente nell'esistenza. Tutto è immagine e le immagini amano svanire, come i sogni. Il filosofo greco Eraclito sosteneva che un uomo non può bagnarsi 2 volte nello stesso fiume. L'immagine non permane, essa è come luce di lampo, appare e svanisce, non ha sostanza. Questa caratteristica dell'esistenza ne esprime l'essenza, che è il sacro. Tutto in natura è impermanente, poiché tutto è sacro, o meglio, tutto è il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, l'amore. L'amore, in quanto forza invisibile, si manifesta, cioè si riflette nella dimensione visibile come bellezza. Va bene? Tu capirai in questo mese che darti a ciò che sei, senza maschere, senza costrutti, sei allineata alla bellezza, all'amore e capisci che tutto è frutto capisci che tutta la realtà è un sogno. E questo ti permette di darti senza sensi di colpa, senza maschere. La bellezza in natura non ha un opposto, non esiste il brutto in natura.
I riflessi non esistono nella loro realtà separata e individuale. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di un Dio che è assolutamente immateriale e invisibile. Umano e divino sono l'uno il riflesso dell'altro. Tu sei il riflesso del divino. In quanto riflessi, tu e il divino, non esistete in una realtà individuale, cioè non esisti tu e il divino. Tu sei il riflesso del divino, non esistete in una realtà individuale, quello è il divino e io sono io. No, non esistete in una realtà separata. Esiste unicamente la vostra relazione tra umano e divino, esiste solo la vostra relazione, non esisti tu in qualità di Stefania Rossi e il divino in qualità di divino. No, esiste solo la vostra relazione, il divino è il tuo riflesso e tu sei il riflesso del divino. Esiste solo la vostra relazione. Questa relazione si chiama il sacro, è il sacrum facere, il darsi incessantemente dell'uno all'altro. Il divino si dà incessantemente a te, tu ti dai incessantemente al divino. Dobbiamo solo esserne consapevoli. Esiste solo la vostra relazione, voi due identità separate non esistete. Potremmo anche dire in altri termini che Dio è un'idea dell'uomo e l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Perciò i due si generano e si dissolvono l'uno nell'altro incessantemente. Tu ti dai costantemente al divino, il divino si dà costantemente a te. C'è già una relazione di puro amore. Riconoscere e ricordare che la realtà ha una natura di sogno e che tu sei il sognatore del sogno ti aiuta a liberarti dal senso di impotenza e incertezza. Quindi noi in questo mese, con questa consapevolezza, ci liberiamo dal senso di impotenza e di incertezza, manifestando la nostra bellezza, natura profonda, dandoci alla nostra natura profonda. Il responso del drago. Questa carta ti invita a prendere distanza dal tema per il quale ha interrogato il drago immaginale. Quindi molti di voi si stanno focalizzando su un tema in particolare o su più temi con la mente razionale, quindi andando a creare karma, perché così funziona. Più pensi a qualcosa, più crei karma. Questa è una delle leggi del karma. Quindi più pensi e non fai e non stai nell'attimo presente, più generi karma. Quindi più alcune di voi o alcuni di voi si punteranno l'attenzione su diverse cose in questo mese. Attenzione a non puntare l'attenzione, a non pensare troppo, perché questa carta ti dice che è tutto un sogno. Quindi stai impiegando troppa energia per qualcosa che non vale così tanto e rischi di perderti cose più importanti che stai trascurando. Quindi alcuni di voi potrebbero dedicarsi, pensare troppo a qualcosa, escludendo, perdendo di vista cose molto più importanti. Devi ampliare la tua visione. Ricordati che anche durante lo stato di veglia, cioè quando stai sveglia, in questo momento per esempio, stai sognando. Questo ti aiuta a distaccarti dal particolare, su cosa focalizzi l'attenzione, e a allargare lo sguardo per abbracciare la complessità del tema che stai vivendo. Cioè ti dicono: guarda che tutto ciò che stai vivendo è un'immagine riflessa della tua anima affinché tu possa sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dalla bellezza che incarni. Quindi non ti focalizzare su un problema piuttosto che un altro con la mente, piuttosto pensa che è tutto un sogno. Va bene? Questo ti permetterà di togliere le maschere dell'illusione, citta maya, samsara, come abbiamo letto prima, e aprirti alla bellezza in questo mese, manifestando bellezza. Dopo ti darò il rituale della buona riuscita, ma adesso andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Allora, mettiamo qua Vergine, mettiamo questi tarocchi nuovi. Allora, cosa accadrà alle mie ragazze e ai miei ragazzi nel mese di marzo 2025 nella realtà fenomenica? Quali sono gli aspetti principali per te? Vediamo. 8 di bastoni, vedo comunicazioni, vedo movimento, vedo che ti prenderai molta più cura di te. Qua c'è una spa, vedi?
Time for yourself, prendi il tempo per te stessa, vedo che ti prendi del tempo per te stessa, per meditare, per prenderti cura di te, del tuo corpo, che è il tempio dell'anima, e quindi l'energia fluisce grazie a questo prenderti cura di te in questo mese. Poi abbiamo l'eremita, eccoti qua come vergine, ti vedo avere molta saggezza in questo mese su come affrontare le cose, vedo che acquisisci molta saggezza grazie al fatto che ti prenderai più cura di te stessa, della tua bellezza, sia interiore che esteriore, che poi è la stessa cosa, cioè quella interiore traspare all'esterno, e questo ti porterà ad avere moltissima saggezza. Ti vedo molto introspettiva, molto predisposta a guardare la realtà da un altro punto di vista, soprattutto per come la percepisci tu all'interno, come fa il grande saggio dell'eremita. Cos'altro? Qua abbiamo la temperanza. Io vedo qua molta guarigione per te in questo mese. Non so cosa abbiamo vissuto nelle settimane precedenti o nel mese di febbraio, però vedo molta guarigione e consapevolezza. La temperanza mi parla di ottime comunicazioni, la vita che fluisce, le cose che fluiscono molto tranquillamente, soprattutto perché ti prendi cura del tuo essere. Cos'altro? E qua abbiamo un 8 di coppe. Grazie a questo arriva un cambio emozionale per te e lasci andare il vecchio mondo conosciuto, la zona comfort, e ti apri a un nuovo mondo che ha a che fare con la consapevolezza che hai acquisito. È un mese di profonda saggezza e di profonda manifestazione della tua bellezza interiore e anche di guarigione fisica e psicofisica, va bene, per molti di voi. Vediamo al positivo cosa abbiamo. Al positivo abbiamo il 6 di denari, vedo che il lavoro va bene, o laddove non c'è lavoro vedo che possono entrare, fai dei colloqui con la temperanza di lavoro, questo genere, magari non firmi in questo mese, ma firmi il mese prossimo, se non c'è lavoro, vedo che questo genera un cambio, uno spostamento, se non c'è lavoro. E altrimenti qua se c'è il lavoro vedo che il lavoro va molto bene, hai il giusto equilibrio, il giusto dare, il giusto avere, ti entra ciò che meriti con il 6 di denari, assolutamente sì. Ancora carta positiva, anzi, dove va l'8 di coppe in questo mese di marzo 2025 per te? 9 di spade, ci possono essere un po' di preoccupazioni riguardanti un cambio emozionale che vuoi fare, rispetto a una situazione emozionalmente che hai chiuso, che può essere difficile. Io ti dico che ti riprendi in questo mese. Vediamo un po' energia positiva per te, 6 denari. Paggio di spade, sì, qua il paggio di spade mi dice che le idee ti saranno sempre più chiare, le idee in questo mese, soprattutto come dare equilibrio alla tua vita quotidiana, te l'ho già detto qui, anche rispetto a delle situazioni che vuoi ancora risolvere. Avrai le idee chiare su come risolvere magari queste situazioni che equivalgono a una situazione con qualcuno a livello emozionale, però l'amore lo vediamo dopo. Però per il resto ricordati che la verità viene fuori, nel senso che il nuovo approccio all'esistenza, tutto quello che hai vissuto è uno stato di sogno, tutto quello che accade ha un fine, non ha una causa. Come ci insegnano nello yoga sciamanico, tutto ciò che arriva ha un fine, non ha una causa. Siccome ogni evento è un ente, entità, spirito, Dio, il Dio non ha bisogno di chiederti il permesso per arrivare. Arriva e basta, perché ha un fine. Qual è il fine di ogni evento che accade? La liberazione finale, libertà, immortalità e amore. È tutto a tuo favore. Ok, detto questo, ragazze mie e ragazzi, passiamo all'amore. Allora, tenendo fede sempre a quello che è uscito, andiamo a vedere per te l'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, cosa accade in questo mese di marzo 2025. Vergine, amore, Vergine. Amore festoso, vedo molta allegria anche condivisa con amici, magari con un partner, con degli amici, vedo molta allegria, amore festoso, qua mi parla di tanta allegria, Vediamo un po' di cosa mi parla con i tarocchi. Metterò prima la tua fila energetica e poi l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Vedo che conosci gente nuova, vedo che può nascere un flirt con qualcuno, con l'amore festoso. Vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine a marzo 2025?
come vanno a stare in amore. La morte, un cambio, asso di denari. Asso di denari, c'è un bel asso di denari, c'è una bella opportunità qua, eh? Eh sì, cavaliere di coppe. Assolutamente io qua vedo ben aspettati sono i nuovi amori, i nuovi incontri. Arriva un cambio per te, hai lavorato molto su di te, c'è stato un cambio emozionale. C'è un asso di denari che viene portato da un bellissimo cavaliere di coppe. Quindi degli inviti in concreto, delle opportunità in concreto che hanno ottime prospettive, ok? Ok. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro, Vergine, marzo 2025? Eh, 10 di denari, 10 di denari, 10 di denari. La torre, può essere una persona che si è separata o ha divorziato. E la papessa. Allora, io ti dico l'energia di questa persona, puoi conoscerla o non conoscerla, può essere successo quello che ti sto per raccontare con te o nel suo recente passato. È una persona che sta cercando di trovare la via a livello emozionale, è una persona che ha avuto una torre, cioè vuol dire si può essere rotta una situazione con una famiglia, una rottura in famiglia, una rottura con un'altra relazione importante, e la papessa qua mi parla di una persona che sta cercando di farsi guidare dalla sua intuizione, una persona molto introspettiva, la puoi incontrare in un momento in cui è molto introspettiva più che estroversa, una persona introversa, va bene? Sì, sei di bastoni, cercando di mettersi alle spalle delle situazioni di dolore emozionale. Vediamo perché la torre. Il 9 di coppe, si è rotto qualcosa che ha determinato un po' la sua perdita di fiducia nella vita e sta cercando però di rimontare. Si è rotto un suo benessere emozionale, si è rotto qualcosa. Ok, questo è il profilo energetico di questa persona. Vediamo cosa succede alla fine per te in amore. O può avere una persona che è molto influente nella sua vita, può essere una madre, un ex partner, non lo so, mi arrivano queste informazioni. Vediamo un po' alla fine cosa succede per te in amore, Vergine. Sì, 5 di coppe, 7 di spade, il 7 di bastoni. Qua qualcuno mette dei limiti forti. Io credo che tu metta dei limiti forti a questa persona qui con la quale hai rotto o con la quale hai chiuso, perché io ti vedo andare incontro a un nuovo amore. Molti di voi vanno incontro a un nuovo amore perché qua c'è senso di tristezza, mancanza di fiducia e limiti che vengono messi in una situazione. Io credo che sia tu che metti limiti a una situazione magari con questa persona qui e quindi ti apri al nuovo. Sì, asso di bastoni, c'è un nuovo amore per te qua, per molti di voi, eh. Fammi vedere l'energia positiva per te. Sì, 3 di coppe. Io vedo che conosci gente nuova e si apre qualcosa di nuovo, chiudendo con un passato molto doloroso di cui non ti fidavi. Per altri invece può essere una riconciliazione, qualcuna di voi mi può chiedere, sì, può essere, siamo a migliaia. Vediamo la papessa, perché la papessa? 8 di coppe, qua c'è una persona che vuole lasciare indietro un passato, è anche una donna influente che ha avuto sulle sue spalle, può essere madre, può essere una ex moglie. Vuole fare un cambio emozionale questa persona nei tuoi confronti, vuole recuperare se stessa, non sta passando il suo miglior momento. Ok? Allora io ti dico anche una cosa, se è una persona nuova non sta passando il suo miglior momento, però appena ti incontra farà un cambio emozionale. Farà un cambio emozionale, mettendo da parte limiti, paure e incertezze.
Vediamo carta negativa in amore. Cavaliere di bastoni, carta negativa. Probabilmente qua abbiamo avuto una persona che agiva d'impulso o per capriccio. Che agiva d'impulso per capriccio. Perché il cavaliere di bastoni a blocco? Paggio di spade. O c'era un'altra persona in mezzo, oppure una persona che agiva per impulso, per capriccio e tu non ti fidavi. E qua si mettono dei limiti chiari, dei limiti chiari. Che viene dopo il 7 di bastoni. 10 di coppe, assolutamente sì, c'è una grande felicità per te, non so se con la stessa persona o con una persona nuova, però vedo amore festoso, c'è amore alla bellezza, si dice la verità, e quindi vedo proprio questo, ok? Allora, qua abbiamo i segni dell'Ariete, Leone, Sagittario, Pesci, Scorpione come te, scusami, come te, è possibile che stai connettendo con lo Scorpione perché ce l'avevo nella testa prima. Scorpione, Cancro, Pesci, Scorpione, sì. Come energie di base, diciamo, può essere ascendente, Luna, Venere, o comunque avere questa energia. Io vi do i segni per una informazione in più. Vediamo adesso con i miei oracoli lei cosa ti dirà questa persona. Cavaliere di coppe. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. C'è una persona che non riuscirà a controllare quello che prova per te. Vediamo ancora. Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua ci ricolleghiamo per molte di voi che hanno a che fare con questa persona qui, cioè che ha fatto qualcosa, si è lasciato influenzare da una persona un po' più matura di lui, una persona, non lo so, ha agito di impulso, c'è qualcosa qui per alcuni di voi. Vediamo un'altra. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. E qua c'è una persona che ti stupirà, ok? Anche lasciarsi alle spalle delle situazioni influenti che hanno influenzato la sua vita, mi spiego? Ok. Vediamo adesso, leggiamoci il rituale della buona riuscita per concludere il tutto, per il percorso per te in questo mese. Allora, il rituale della buona riuscita. Mentre pensi alla questione per la quale hai interrogato la carta, più volte al giorno, rivolgendoti al tuo spirito libero, ripeti a te stesso o a te stessa: Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Cioè tu pensi a qualcuno, qualcosa, una situazione un po' particolare, difficile, e dici al tuo maestro interiore: Maestro, ti prego, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento e consentimi di riconoscere lo stato di sogno. Ok? L'animale che devi visualizzare è l'aquila, che trasporta in alto la pesantezza della realtà apparente, dissolvendola nella natura del sogno. L'aquila è proprio questa qui. Ok? Sarai il custode dell'aquila in questo mese. Oggi è vincente chi rimane nella beatitudine, che è al di là di tutto quello che appare, e si concentra su di essa, stabilizzandola in sé, malgrado tutto ciò che gli accade intorno. Quindi avrai il compito straordinario di focalizzarti sulla beatitudine, realizzando che tutto è un sogno. Questo è il compito per realizzare quella bellezza che abita in te e portarla, sedimentarla all'interno di te affinché possa prosperare e realizzare la tua missione dell'anima in questo mese e nei mesi a venire. D'accordo? Wow, che lettura bellissima e intensa, ragazze mie e ragazzi. Io vi auguro un viaggio meraviglioso in questo mese. Ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.